Avere a che fare con un partner lunatico non è semplice e forse lo hai sperimentato o lo stai sperimentando. Il suo passare da momenti in cui è sereno, simpatico e gioviale, a momenti in cui sembra che veda il mondo in bianco e nero è spiazzante, un po' come fare un giro sulle montagne russe bendati. Il termine lunatico si riferisce metaforicamente al cambiare umore a seconda delle fasi della luna, ma sul piano tempistico è piuttosto improprio questo paragone, dal momento che la persona lunatica cambia temperatura emotiva anche più volte in uno stesso giorno, senza un apparente motivo, lasciando spesso di sale chi si trova con lei. La lunaticità non è considerata un disturbo, ma un tratto della personalità e non è da confondere con il bipolarismo, che invece è una malattia maniaco-depressiva ed è ben più grave poiché sballotta la persona tra due poli contrapposti: esaltazione maniacale da una parte, depressione dall'altra. Stati molto più difficili da gestire per la loro portata invalidante rispetto ai relativamente semplici sbalzi d'umore del lunatico. Una delle differenze sostanziali tra il lunatico e il bipolare è che il primo difficilmente vive una sofferenza personale che mette a repentaglio la vita, mentre il secondo, soprattutto quando si sposta sulla depressione, incontra un vero e proprio disagio psichico. Infatti molte persone lunatiche che hanno una certa padronanza di sé riescono a gestire la relazione con se stessi e con gli altri molto meglio di un soggetto bipolare che invece subisce sequestri emotivi incontrollabili a seconda dei periodi, in uno dei due poli nominati e rimanendoci anche per mesi. Ma torniamo al lunatico e alle difficoltà che può incontrare chi gli vive accanto e verso la fine del video ti darò qualche suggerimento per gestire le lune storte, nostre e degli altri. Il lunatico si riconosce perché cambia umore più volte durante la giornata, come ho detto, alternando momenti di spensieratezza e allegria a momenti di cupezza e tristezza, durante i quali può diventare intrattabile. È estremamente volubile, spesso imprevedibile e incoerente. Può mostrare una spiazzante alternanza di idee, cambiandole da un momento all'altro, proprio in base all'umore che sta vivendo. Riguardo agli impegni che si prende, ma anche al proprio approccio al lavoro o alla professione, può essere scostante e passare da staccanovista a scioperante in poco tempo. Secondo la letteratura, molti degli artisti che hanno fatto la storia erano lunatici. Infatti, tutta questa mole di emotività che si portano addosso le persone lunatiche spesso ha bisogno di essere sublimata proprio con la creazione di opere artistiche, per le quali in genere sono piuttosto portate. Chi ha o ha avuto un figlio adolescente probabilmente sta pensando: ecco la sua descrizione. Infatti l'adolescenza è un periodo in cui la lunaticità è spesso molto presente, come lo è per le donne nel periodo dell'ovulazione, durante la gravidanza o nella menopausa e per gli uomini appena dopo il pensionamento. Gestire un partner o qualsiasi persona lunatica può essere davvero una sfida, ma ci sono alcune strategie che possono rendere la situazione più gestibile. Prima di tutto è fondamentale mantenere la calma e non reagire impulsivamente ai cambiamenti d'umore della persona. Mostrare serenità può aiutare a ridurre la tensione e provare a mettersi nei panni della persona lunatica, se la amiamo in qualche modo, è altrettanto importante. Spesso questi cambiamenti d'umore derivano da stress, ansia o altre difficoltà personali e offrire comprensione può contribuire a costruire un rapporto più positivo. Al contrario, mostrarsi intransigenti verso i suoi sbalzi d'umore, attaccandola e facendola sentire in colpa, nella maggioranza dei casi accende una dinamica conflittuale e si finisce per stare male in due. Un'altra strategia utile è la comunicazione aperta. Parla con la persona riguardo ai suoi cambiamenti d'umore, ma scegli un momento in cui è nel polo della serenità. Usa un tono gentile, non accusatorio, spiegando come i suoi cambiamenti d'umore ti influenzano e cercando di trovare insieme delle soluzioni. Stabilire confini chiari su ciò che è accettabile e ciò che non lo è può fare la differenza, ma è fondamentale scegliere il momento e il modo giusto. Se i cambiamenti d'umore portano a comportamenti inappropriati, rispettosi o dannosi, è essenziale comunicarlo chiaramente. Stare in silenzio e limitarsi ad accettare le lune storte di qualcuno sperando che passino presto è una complicità che le mantiene in vita.
Se la persona lunatica, dopo un approccio morbido, continuasse a comportarsi in maniera irrispettosa nei tuoi confronti, potrebbe essere utile suggerirle il supporto di un professionista, come uno psicologo o uno psicoterapeuta. Mentre fai del tuo meglio per gestire la cosa, non dimenticare di prenderti cura di te e della tua emotività. Gestire una persona lunatica può essere stressante, quindi è fondamentale che ti ritagli del tempo per rilassarti e rigenerarti. Può essere molto utile osservare quali sono gli inneschi che causano i cambiamenti d'umore della persona, perché questo può aiutarti a prevenirli o a gestirli meglio quando si presentano. Se ti riconosci tu invece come personalità lunatica e vuoi provare a lasciartela alle spalle per ottenere relazioni più fluide, ecco qualche consiglio. Migliorare la propria personalità lunatica, caratterizzata da cambiamenti d'umore improvvisi e irregolari, richiede un notevole impegno personale e spesso l'aiuto di professionisti. La consapevolezza di sé è il primo passo per migliorare. Dovresti innanzitutto riconoscere e accettare i tuoi cambiamenti d'umore, ma con un focus chiaro sugli effetti che provocano nell'ambiente e sull'emotività di chi hai intorno. Puoi tenere un diario emotivo per aiutarti a identificare i meccanismi che causano queste fluttuazioni. Annotare su un diario di bordo le tue emozioni, le situazioni che le hanno causate e le reazioni che hai avuto con gli altri ti può fornire una visione più chiara di ciò che scatena i cambiamenti d'umore e aiutarti a gestirli. Molti sbalzi d'umore, come ho detto, sono legati allo stress. Imparare tecniche di gestione della tensione come la meditazione, lo yoga, la respirazione profonda o la mindfulness può aiutarti a ricreare la calma, ma anche l'attività fisica regolare è un ottimo modo per ridurre lo stress e migliorare il tuo umore. Mantenere abitudini di vita sane può influenzare generalmente il tuo umore, non sottovalutarlo. Questo include avere una dieta equilibrata, dormire a sufficienza, evitare l'uso eccessivo di alcol, non usare sostanze stupefacenti e mantenere una routine quotidiana stabile. Ricordati che, anche se minimi, certi cambiamenti nel tuo stile di vita possono avere un impatto significativo sul benessere emotivo. Imparare tecniche di comunicazione assertiva può aiutarti a esprimere i tuoi sentimenti in modo costruttivo. Riuscire a comunicare efficacemente le tue emozioni, i tuoi bisogni, mantenendo il rispetto di chi hai di fronte, può ridurre la sua frustrazione e migliorare le relazioni interpersonali. Se non ce la fai in autonomia, valuta il fatto che lavorare con un consulente o con un coach ti può fornire ulteriori strumenti e strategie per gestire le montagne russe emotive. Questi professionisti ti possono offrire un supporto personalizzato e aiutarti a sviluppare un piano d'azione per migliorare la tua regolazione emotiva. Infine, è importante che tu abbia pazienza e che non ti arrendi alle prime difficoltà. Cambiare abitudini emotive e comportamentali richiede tempo e sforzo e ognuno di noi vive una certa resistenza a farlo. È importante riconoscere i piccoli progressi, darsi delle belle pacche sulle spalle a ogni nuovo traguardo raggiunto. Se mi segui da un po', dovresti conoscere il mio mantra. La qualità della vita dipende dalla qualità delle nostre relazioni. Al di là dell'ovvio, avere a che fare con una persona lunatica è davvero difficile, a volte demotivante. Per questo il lunatico spesso viene evitato o è a rischio di abbandono. Quindi è un tratto di personalità che dovrebbe essere cambiato prima di soffrire o far soffrire troppo. Mi fermo qui. Tornerò la settimana prossima su questa poltrona, esattamente sabato alle 11. Buon cammino.